Ok, inquadratura strana, lo so. Il fatto è che A Plague Tale Innocence è un gioco lento e tedioso in molti suoi punti, e questo l'abbiamo capito già da un po' tutti nel corso dei 9 episodi precedenti. Ho quindi deciso di raccontarvelo in un modo completamente diverso, in modo che tutte le scene lente, tediose e monotone possano essere brevi ed istantanee, grazie alla magia del montaggio. Benvenuti quindi nel 10° capitolo di A Plague Tale Innocence, la via delle rose. Questo capitolo inizia con delle domande esistenziali da parte di due guardie, che portano ad un dialogo estremamente struggente. How on earth did the rats do that? Imagine the force you need to get through that thickness. I can imagine what it will do to your arm. The hole's no use anymore. They've blocked it up, can't you see? They know exactly what they're doing, little bastards. Il dialogo è stato tanto struggente che infine io e la nostra cara Misia, dopo averli attirati, è incredibile come ci caschino sempre a distanza di 9 episodi, abbiamo deciso di porre fine alle loro sofferenze con l'arma più potente di tutte. Una bella roccia in testa. PS, il combattimento con la seconda guardia è stato veramente molto avvincente. I know you're there. You're gonna pay for this. Dopo aver quindi depredato i loro nauseanti cadaveri, mi sono diretto nella stanza a fianco che era piena zeppa di topi. Quindi, per non far morire di fame i poveri roditori, e per poter ovviamente proseguire senza troppi intoppi, ho pensato che i cadaveri nella stanza a fianco avrebbero dovuto essere un lauto pasto per i sorci, ed un'ottima occasione per me, per passare inosservato. La tattica sembrava aver funzionato, quindi mi sono mosso velocemente passando alle spalle delle fila di soldati topo, in una delle sessioni stealth più avvincenti ed entusiasmanti dell'intero gioco, per confinarli per sempre nella stanza a fianco, usando soltanto un faro che fortunatamente si trovava lì. How convenient! E per poter quindi proseguire nel mio viaggio alla ricerca del simbolo delle rose. Non prima però di aver dato un'occhiata al povero topino buggato che saltellava solitario sul pavimento. Ce n'è sempre uno speciale all'interno del branco, vero? Andando avanti, Amicia inizia a sviluppare sinistri pensieri che, sarò onesto, mi hanno fatto preoccupare un bel po'. I haven't seen any roses for a while. Hope I haven't taken a wrong turn. Per non pensarci troppo, ho quindi migliorato la mia tasca per poter portare in giro più materiali e quindi per poter rubare più roba in giro senza dover ogni volta craftare cose per svuotare le tasche, ovviamente. Dopodiché mi sono diretto dal lato opposto della stanza attraverso un arco, una rampa di scale ed infine una porta che dietro di sé nascondeva una cutscene. Still no news of our young Hugo de Rune. Lord Nicholas continues his search. In which case, the only thing that can help us find the book is the son of a smith. You built that door with your father. Now, you'll open it for us. We were asked to build that door precisely to keep out scum like you. I am the Grand Inquisitor Vitalis Benevent. You have no idea how I have suffered. Look what I endure for you. What is your name, boy? Roderick. I do not wish for Roderick to expire.
before he has opened this door. Do not commit the same mistake you made with his father. Take it. Dopo aver scoperto quindi che Vitalis si droga facendosi iniettare del sangue, ad ognuno i suoi fetish, e che anche loro cercano guarda caso lo stesso libro che stiamo cercando noi, io ed Amicia ci siamo messi a pedinarli e ad origliare i loro discorsi. Roderick, looks like we both have problems. Blood's getting weaker. How long can the Episanguis contain the bite? As long as his fate allows. Sì, è stato un po' maleducato da parte nostra, ma tant'è, non ci è sembrata essere gente troppo raccomandabile, quindi non ci pentiamo di niente. Una volta conclusi gli avvincenti dialoghi, ho colpito in testa con le mie rocce letali i due alchimisti, scoprendo con mia grande delusione che dopo averci visti non ci lanciano addosso arcane alchimie né stregonerie d'alcun tipo, quindi o Full Metal Alchemist è poco realistico ed attendibile, oppure questi alchimisti qui sono semplicemente dei poser. Dopo aver assassinato gli alchimisti, come ogni brava persona sana di mente farebbe in un simile contesto, ho iniziato a rubare del salnitro dalla stanza, delle rocce dai loro corpi ormai defunti, tanto non gli sarebbero più servite, qualche cavo e un po' d'alcol. Non si sa mai, questa roba potrebbe sempre servire e sicuramente non abbiamo assolutamente alcuna fretta, no? Possiamo persino permetterci di guardare e colpire il corpo posto al centro della stanza che gli alchimisti stavano studiando. Tanto siamo più che certi che nessuno entrerà qui dentro e che i tizi scriptati che stanno portando con loro il figlio del fabbro sicuramente ci aspetteranno. E infatti eccoli lì, guardali. Che scemi, completamente fermi ed inermi, potrei colpirli con qualche roccia da qui se volessi. Ma no, meglio non farlo ancora, meglio ascoltare un po' che cosa hanno da dire. Continuiamo ad origliare da bravi maleducati. Then we'll be saved from the plague. Adignem. Ad Lucam. Oh, well said. Move it! Now listen to me. Ed è esattamente qui che ho pensato, beh, il groppone ormai è bello lontano, questo possiamo atterrarlo mentre origliamo. Dai. Tra l'altro, sempre in questa zona, tra i seggi a destra ho trovato una tavola anatomica che il gioco definisce uno studio di una persona scoiata. Queste cose mi fanno sempre impazzire, sinceramente, ora non sono più sarcastico. E qui c'è una lancia a favore da spezzare nei confronti del gioco. I collezionabili sono veramente belli da raccogliere e da leggere. Questa in particolare dice che dato che la Chiesa vieta formalmente le autopsie, lo studio del corpo umano è ancora agli albori. Papa Clemente VI, spaventato dalla gravità della situazione, ha emanato un bollettino papale per autorizzare i dottori a dissezionare i cadaveri per comprendere la peste e contrastarla. Sfortunatamente però solo pochi sacerdoti lo hanno seguito, per questo la maggioranza delle tavole anatomiche provengono dall'Oriente. Perché giustamente in Oriente erano sempre avanti, almeno fino all'arrivo di Da Vinci, poi noi italiani abbiamo dominato completamente, wow! Comunque sia, dopo esserci presi tutto il tempo che ci serviva per osservare la tavola anatomica, ho deciso che sarebbe forse stato il caso di continuare e soprattutto di aiutare un attimino il caro figlio del fabbro. E qui ho avuto una delle migliori idee di sempre per buttar giù il tizio grosso in armatura pesante, fargli cadere addosso un lampadario. I don't know who you are, but thank you. We need to leave. The other guards must have heard that. What's that door? Ovviamente più che idea geniale era l'unica soluzione possibile, il gioco come ben sappiamo è molto scriptato, ma mi piace sapere che io sia stato bravo ad adottare questa tecnica, anche se a pensarci bene è proprio con la caduta del lampadario che è iniziato quel casino assurdo che ha portato l'intero edificio ad autodistruggersi tra incendi, macerie e fiamme, come potete vedere dalla seguente scena di gameplay, nella quale tra una fiamma e l'altra ho dovuto proteggere il figlio del fabbro, che ci ha messo una buona mezz'ora ad aprire una porta che avrebbe dovuto riuscire ad aprire in 448. Dannato, chi ti ha dato la patente di fabbro? The alarm's been sounded. They won't let us go. Comunque, dietro la porta c'era una scala a chiocciole in pietra che nessuno aveva mai visto prima.
Roderick sembrava non sapere dove stessimo andando, ma ho deciso comunque di seguirlo perché è un NPC scriptato, quindi ci porterà sicuramente alla fine di questo capitolo. E infatti così è stato. Roderick ci ha infine portati ad una grotta sotterranea e ha eroicamente fermato un'armata di nemici che ci stava cercando e seguendo, semplicemente abbassando un chiavistello. Ed è stato subito mind blown. Bastava così poco? Bastava chiudere un chiavistello per fermare un esercito di nemici? Va bene. Ed in tutto ciò, provate a indovinare dove ci ha portati la galleria sotterranea? Sì, una libreria sotterranea. Esattamente quella che nasconde il libro che abbiamo cercato tanto a lungo. How convenient. Vi risparmio invece il puzzle di questa stanza perché è davvero orribile e lento. Cercherò quindi di sintetizzarvelo al meglio possibile. Preparatevi. Innanzitutto scopriamo che gli scaffali possono essere alzati ed abbassati e che formano un percorso, quindi andiamo a prendere la cassa di legno, mentre Roderick ci dice che possiamo dargli degli ordini per muovere gli scaffali. Spostiamo la cassa di legno in una posizione conveniente che ci permetta di salire sui primi scaffali e tra un furto di risorse e l'altro decidiamo infine di salire dal percorso che ci siamo creati. Una volta qui troviamo un'altra cassa che facciamo scendere. Ordiniamo a Roderick di abbassare la libreria che abbiamo davanti. Attraversiamo il punto in questione e gli diciamo di fermarsi per poter proseguire indisturbati. Proviamo poi a fare la stessa cosa dall'altro lato, ma senza successo perché, indovinate un po', dovevamo mettere la cassa sotto uno dei due scaffali qui di fronte in modo che potessero allivellarsi. Quindi, torna indietro, scendi, prendi la cassa, porta la cassa sotto le librerie, ordina a Roderick di alzare lo scaffale, incastra la cassa, torna indietro, ordina a Roderick di sollevare lo scaffale dall'altro lato per perdere meno tempo possibile. Sali di nuovo sulla prima cassa, sali di nuovo sugli scaffali, ordina a Roderick di mollare, prosegui e infine, questa volta, la strada è spianata. Dopo soltanto 11 minuti e 39 di gameplay. Già sembra noioso sintetizzato così. Immaginate giocare questa cosa in blind. Comunque, girando l'angolo, Roderick ci ricorda che forse, e dico forse, ci stiamo mettendo troppo tempo e che dovremmo sbrigarci. Ma una volta arrivati lì, una nefasta cutscene prende il posto del gameplay. I know you, Amicia de Rune. We have been watching your family for quite some time now, waiting for the macula in your brother's blood to finish its slumber. You could say, I have watched you grow up. No. We have no chance. Little idiot. What do you expect to do with that book? Save my brother! With your brother and that book, I can save the That's world, enough. Amicia. Come on, this way. Guards! You may run, but no one can escape their own blood. You seem to know each other. Abbiamo quindi iniziato a scappare a ritroso, vivendo una sessione di gameplay densa del solito stealth di altissimo livello di questo titolo, che però è stata più veloce in realtà del solito, perché a quanto pare Roderick si è dimostrato essere più Chad di quanto potesse sembrare, riuscendo ad afferrare a mani nude anche nemici in armatura pesante. Ok? Piccola parentesi, qui abbiamo anche trovato degli occhialetti carinissimi che a quanto pare potrebbero essere utili a Lucas, che a quanto pare è un po' cieco. Questa cosa è cute. Quindi siamo poi andati ancora avanti. Amici e Roderick hanno iniziato a fare squadra e hanno scoperto di essere un team fortissimo e sono riusciti quindi insieme a raggiungere l'uscita, dalla quale abbiamo potuto constatare quanto grandi siano i danni che abbiamo fatto facendo cadere un semplicissimo lampadario addosso ad un tizio in armatura pesante. Mai più Amicia, mai più una cosa simile, per favore. Comunque, per stare al sicuro, Roderick e Amicia hanno deciso che passare nuovamente all'interno dell'edificio in fiamme era comunque più sicuro che passare all'esterno, quindi, nonostante io fossi abbastanza riluttante e avessi i miei dubbi, mi sono fidato di loro e ho fatto come volevano, tanto loro rischiano, mica io giocatore, oh.
In questa sessione di gioco ci sono molti dialoghi e situazioni drammatiche, ma il culmine viene il momento nel quale Roderick tira una spallata ad una porta che letteralmente gli esplode addosso senza farsi niente. Questo è tutto un altro livello di ciaddanza, signori. Comunque sia, una volta fuori, vediamo partire un'altra cutscene, quella che sembra essere a conti fatti l'ultima cutscene di questo interessantissimo e super dinamico capitolo. Ma l'11° capitolo, vivo, non ve lo mostrerò in questo video, signori e signore. Per quello, ci vediamo nel prossimo video.